mia zia partirà per il mare 2 giorni. Ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questa lezione faremo un quiz sulle preposizioni di tempo. Dopo le nostre lezioni teoriche in cui ho spiegato le preposizioni di tempo, è giunta l'ora di metterle tutte in pratica con questo quiz a risposta multipla. Ci saranno 12 domande, ciascuna con 3 risposte multiple e dovrete indovinare quella esatta. E attenzione, un paio di queste domande avranno in realtà 2 risposte esatte tra cui scegliere. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, come vi dicevo, 12 domande, ciascuna con 3 risposte multiple, ma 2 di queste avranno 2 possibili risposte esatte, d'accordo? Avrete 10 secondi per pensarci per ogni domanda, ma se ne avete bisogno di più, mettete pure il video in pausa quando faccio partire il timer e dopo il timer vi darò la soluzione. Allora, siete carichi? Iniziamo con la prima domanda. Chiara ha studiato filosofia 2 anni all'università. Allora, quale preposizione è giusta? Quale preposizione bisogna inserire in questa frase al posto dei puntini? Da, oppure per, oppure in. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B, per. Chiara ha studiato filosofia per 2 anni all'università. Quindi adesso Chiara non studia più filosofia, quindi vedete che questa azione non interessa il presente ed è iniziata e terminata nel passato. Quindi la preposizione per si utilizza proprio per esprimere la durata continuata di un'azione sia nel passato che nel futuro, d'accordo? Quindi esprime questo periodo di tempo in cui un'azione è iniziata e finita, in questo caso nel passato. Quindi Chiara ha studiato filosofia 2 anni, per 2 anni, per 2 anni all'università, quindi nell'arco di questi 2 anni, nel passato, quindi ha studiato filosofia, ma adesso non lo studia più, d'accordo? Passiamo allora alla domanda numero 2. Chiara vive a Milano 3 anni. Allora è da, l'opzione A, oppure B, per, oppure C, in. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la A, da. Quindi Chiara vive a Milano da 3 mesi. Questo vuol dire che Chiara ha iniziato a vivere a Milano 3 mesi fa e ancora oggi vive a Milano, proprio perché la preposizione da indica un'azione che è iniziata in un momento passato, ma che è ancora vera nel momento in cui parliamo. Quindi è ancora vera nel momento presente, d'accordo? E tra l'altro viene anche indicato in questo, con questa costruzione utilizziamo il presente dell'indicativo, quindi vive a Milano da 3 mesi, quindi ha iniziato 3 mesi fa a vivere a Milano e ancora oggi vive a Milano, d'accordo? Passiamo alla frase numero 3 adesso. Mia zia partirà per il mare 2 giorni. Allora è A, in, B, tra o C, su. Al via con 10 secondi.
E la risposta esatta è la B, tra, quando appunto indica che l'azione comincerà in un momento o in un periodo futuro. Mia zia partirà per il mare tra 2 giorni, quindi questo significa che da questo momento presente dovranno passare 2 giorni affinché questa azione comincerà, affinché la zia partirà per il mare, d'accordo? Quindi questo tra, la preposizione tra, indica proprio che l'azione comincerà in un momento o periodo futuro, ok? Passiamo allora alla frase numero 4. Ho finito il compito di matematica, 10 minuti. Allora, come la completiamo questa frase? A, tra, oppure B, per, oppure C, in. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la C, in. Ho finito il compito di matematica in 10 minuti. Quindi indica quanto tempo è stato necessario per completare l'azione. In questo caso, per finire il compito di matematica, mi sono stati necessari 10 minuti, quindi ci sono voluti 10 minuti, d'accordo? Quindi ho finito il compito di matematica in 10 minuti. Passiamo allora alla frase numero 5. Il menù dello chef viene servito ogni giorno 12, 15. Allora, come completiamo questa frase? Con la A, da, a, oppure B, dai, ai, oppure C, dalle, alle. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la C, dalle alle. Il menù dello chef viene servito ogni giorno dalle 12 alle 15. In questo caso, quindi dalle alle sono preposizioni articolate, più le ore sono femminili, quindi le altre due opzioni, da a e dai ai, non sono corrette assolutamente. Quindi quel dalle alle qui esprime proprio la durata di un'azione che comincia e finisce in un momento specifico, ok? Passiamo allora alla frase numero 6. La pizza ci metterà 20 minuti a cuocere in forno. Allora, è A, sui, oppure B, per, oppure C, in. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la A, sui, proprio perché in questo contesto la preposizione su, se usata come preposizione di tempo, indica approssimazione nel tempo, d'accordo? Quindi equivale a dire intorno ai 20 minuti. Quindi quando diciamo la pizza ci metterà sui 20 minuti a cuocere in forno, intendiamo che la pizza ci metterà intorno ai 20 minuti o 20 minuti approssimatamente a cuocere in forno, ok? Passiamo allora alla domanda numero 7. Vado in vacanza maggio. Allora, come completiamo questa frase? Allora, con a, oppure con B, nel, oppure con C, di. Quale preposizione usiamo? Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la A, la preposizione a. Vado in vacanza a maggio, perché con i mesi dell'anno si utilizza la preposizione a.
Avremmo potuto anche utilizzare la preposizione in, vado in vacanza in maggio, quindi anche la preposizione in è corretta da utilizzare con i mesi dell'anno, ma non ve l'ho messa tra queste opzioni, vi ho messo la preposizione a, mentre le altre due preposizioni nel e di non si possono utilizzare con i mesi dell'anno, quindi se utilizziamo in deve essere la preposizione semplice in, non potremmo dire nel per esempio e poi di, è totalmente sbagliata con i mesi dell'anno, non possiamo dire di maggio, ok? Quindi frase numero 8 adesso, farà molto caldo, weekend. Allora, come completiamo questa frase? Con la preposizione in, opzione A, oppure B, al, oppure C, nel. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la C, nel, perché utilizziamo la preposizione nel con weekend, quindi farà molto caldo nel weekend. Quando invece utilizziamo al, sì, al non è proprio scorretto, ma al si può utilizzare se ci si riferisce da quando a quando farà caldo in questo caso, quindi se diciamo farà molto caldo da lunedì, per esempio, fino al weekend. Allora in quel caso la preposizione al si può utilizzare con weekend, ma solo se ci si riferisce a questo da quando a quando. Se invece parliamo di weekend, allora di quando succederà qualcosa, per esempio nel weekend, allora bisogna utilizzare sempre la preposizione nel, ok? Passiamo allora alla domanda numero 9. Mia mamma è nata 1963. Allora, come completiamo questa frase? Con la preposizione in, opzione A, oppure con la preposizione nel, opzione B, oppure con la preposizione al, opzione C. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B, nel. Mia mamma è nata nel 1963, perché con gli anni utilizziamo la preposizione nel, ok? Passiamo allora alla frase numero 10. Mi alzo presto, mattina. Allora è alla, opzione A, oppure B, di, oppure C, nella. Al via con 10 secondi. E le risposte esatte sono la A, alla, e la B, di. Mi alzo presto alla mattina o mi alzo presto di mattina. Entrambe le preposizioni si possono utilizzare con mattina. Vi dicevo infatti all'inizio del quiz che ci sarebbero state due domande con due opzioni corrette e questa era una di queste domande, quindi si può utilizzare sia alla mattina e sia di mattina, d'accordo? Passiamo allora alla domanda numero 11. Mi piace molto giocare a golf e gioco giovedì sera. Allora è A, sul, oppure B, di, oppure C, nel. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B, di. Mi piace molto giocare a golf e gioco di giovedì sera. Avremmo potuto anche utilizzare la preposizione al, che non c'era tra queste opzioni, per indicare proprio questa abitudine. Quindi quando utilizziamo la preposizione di oppure la preposizione al più il giorno della settimana, tranne quando diciamo alla
domenica che ha alla, negli altri giorni della settimana è sempre al oppure di, allora indica proprio un'azione abitudinaria, un'azione che completiamo per quel determinato giorno della settimana, d'accordo? Quindi come dire ogni giovedì sera gioco a golf, ok? Quindi di e al più il giorno della settimana, o di o al, ovviamente uno dei due più il giorno della settimana indica proprio questa azione abitudinaria. E allora passiamo all'ultima domanda di oggi, numero 12. Le rondini ritornano primavera. Allora, come la completiamo questa frase? Con la preposizione di, opzione A, oppure preposizione a, opzione B, oppure preposizione in, opzione C. Al via con 10 secondi. E le risposte esatte, quindi abbiamo due di risposte esatte, sono la B e la C, le preposizioni a e in. Quindi possiamo dire le rondini ritornano a primavera oppure le rondini ritornano in primavera, proprio perché possiamo utilizzare entrambe le preposizioni con primavera. Attenzione, vi ho messo la preposizione di, che sarebbe stata l'opzione A. Di, in realtà è possibile utilizzare questa preposizione con le altre stagioni, possiamo quindi dire d'inverno, d'estate e d'autunno, ma primavera è un po' invece un'eccezione alla regola perché possiamo solo utilizzare la preposizione in, così come anche nelle altre stagioni, possiamo dire anche in inverno, in estate e in autunno, ma con primavera possiamo utilizzare o in oppure a, ok? E non la preposizione di invece, quindi a primavera. E in genere utilizzano di più la preposizione in, si utilizza di più la preposizione in nel nord Italia, mentre nel sud si utilizza di più la preposizione a, così proprio a scelta del parlante, insomma. Però ecco, entrambe le preposizioni a e in sono corrette, ok? E allora questo è tutto per il quiz di oggi. Fatemi sapere com'è andato e fatemi sapere quali frasi avete trovato particolarmente difficili e quali errori avete fatto, e spero che adesso sia tutto chiaro e che vi siate anche divertiti facendo questo quiz pratico. E se il video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!